Marilu? Raffa on the road. Buon viaggio! Buon viaggio! Guarda che meraviglia! Sembra il Grand Canyon a guardarlo, il Grand Canyon italiano. Raffaella? Siamo Hai visto arrivati dove siamo? a Ma hai visto? Matera. Hai visto che bello? Raffaella, buongiorno. Buongiorno Hai visto Marilu. che bella giornata oggi? Sì, è bellissimo e poi soprattutto siamo qui, siamo a Matera. Siamo a Matera. Matera, città dei sassi e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una città stupenda, fantastica. In questo posto Perché questa meraviglioso. casa, siamo qua, sì, staremo va bene. qua 4 giorni in questa casa che ha una terrazza spettacolare che abbraccia tutto il Sasso Domina Caveoso, Matera il Sasso a 360 gradi, sì, perciò dal Sasso Caveoso al Sasso Barisano. Che facciamo oggi? Dimmelo tu che facciamo oggi. No, oggi io mi voglio perdere insieme a te e a voi e qua tra le grotte, i vicoli e questa città antica ci perdiamo nella storia. Dobbiamo perdere nella storia perché addirittura la storia di Matera risale al periodo paleolitico fino ai giorni nostri. Andiamo al mare. Raffaella, vuoi che ti racconti un po' del racconto? Sì, signori. Una delle città più antiche e rappresentative dell'antica Grecia, e i greci la chiamavano Metapon. E tu lo sai perché? Sì, che lo sai. Sì, lo so, perché intanto è un ponte tra l'Italia e l'Oriente e poi tra i due fiumi. Nasce tra i due fiumi. E poi mi piace moltissimo, me l'hai raccontato te, ma lo voglio dire io perché mi piace, perché io amo la poesia, perché è al di là, vuol dire al di là del mare. E al di là del mare, c'è tutto. c'è l'infinito. Devo dire che un'emozione particolare l'ho avuta quando sono stato inseguito dalla security.
quindi ho dovuto scaricare velocemente la macchina fotografica, nasconderla e darmi Andiamo, delle Tu varie. però tra i vicoli di Matera sapevi dove andare, invece la sicurezza americana no, Se volete vi racconto anche un piccolo aneddoto, una cosa simpatica. Qui a Matera in quel periodo c'erano tanti reporter da tutto il mondo, soprattutto dal Regno Unito, e tutti che seguivano me perché ero l'unico esperto avevo questo gregge di fotografi che transumavano i sassi. il pipperaio magico, l'obiettivo magico. Questa carrellata di foto bellissime, stupende, non ci resta altro che salutarti e ringraziarti. Raffaella, siamo in piazza del Sedile. Vai, vieni? Io non mi ricordo più niente. No, tu non stai per niente attenta. Hai visto la Miss? Allora, Sant'Irene e Sant'Eustachio. Sant'Eustachio è rimasto senza testa. A loro c'erano tanti usi e costumi sviluppati sempre dall'alto verso il basso, sia quando è nata la Civita, il Barizzano e il Caveus. Loro andavano nelle zone alte, scavavano e aggiungevano seguendo il profilo del pendio che è stato sempre scosceso, terrazzato, quindi loro hanno sviluppato i sassi a gradini, al terrazzamento, e lo si nota prima, seconda, terza, ma anche dall'altro lato. Nelle fiabe spuntano i coniglioli sulla strada, volete vedere? Cioè qua un conigliolo, guardatelo. Eh sì, guardate. Ci hai fatto fare un tour meraviglioso, emozionante, hai raccontato la storia di Matera interpretandola e scrivendola e facendoci arrivare al culmine di come Matera è diventata importante nel mondo. Una fortuna oggi ad incontrare voi. Grazie. Vai. Allora, Ma noi siamo ancora più fortunati ad aver incontrato voi due. No, vabbè, ma fantastiche. guarda, Buonasera. com'è andata? Come andare? Oggi è l'ultimo giorno, no? Fantastico, un grande festival, tantissime persone, un centinaio di persone a spettacolo, più di 50 ore di programmazione, 6 documentari in concorso, 4 lungometraggi, 16 cortometraggi, presentazioni di libri, mostre, grandi ospiti internazionali. 5 location, il concerto di Nicola Piovani, la masterclass di David Cronenberg. Marilù, Lara fa. siamo arrivati finalmente al ristorante. Agri Stories, ma la cosa che mi colpisce di questo ristorante è che è tutto a chilometro zero e che poi tra l'altro è tutto riciclato, anche le posate, i bicchieri, i piatti vengono poi tutti riciclati. Che meraviglia. Pensa che meraviglia. Poi tutto- mi sembra che il menù sia il molto menù è invitante. stupendo, perché è tutto un menù molto abbondante intitolato Agri Stories Tour, ovvero c'è un tour enogastronomico tra tutte le portate della Basilicata. Adesso è il momento del vino con Nivardo, prima Nunzio ci ha illustrato tutto il menù e questo vino, raccontaci un po' di questo vino perché Raffaella Sono è molto stata... curiosa perché so che l'Aglianico è proprio un vino materano, si dice materano, materizio. In realtà l'Aglianico è legato al Portugal, cioè è lucano. È lucano. In questo caso le userete un aglianico vinificato bianco. Di solito dall'aglianico si producono dei rossi di grande struttura, è un vino molto tannico, strutturato, che ha bisogno di maturare prima di essere pronto. Noi tra i rossi di aglianico il più giovane che abbiamo in carta è un 2015. Comunque vengono decantati, Sì, sono vini sì, che hanno bisogno di respirare, sì, no? sì, sì, Sicuramente. In questo caso invece Cantine Martino
che è una cantina storica del ecco, Vulture, sì. fa una raccolta anticipata dell'aglianico, perché nei bianchi si preferisce maggiore acidità, da freschezza e struttura al vino, una raccolta anticipata, una pressatura soffice, estraggono circa il 60% del mosto che normalmente andrebbe estratto, e separazione immediata delle vinacce dal mosto, che è dalle bucce, che è la parte che trasferisce il colore poi al vino, e una chiarifica statica, quindi è un bianco prodotto da uve aglianico e Barcarossa. Facciamo un brindisi a suon di musica con Dai, questo vino, facciamo. chiamato Sincerità, pensa un po' Raffaella. Ed è un Sincerità. aglianico che, come ci Aglianico. diceva Nivardo, è proprio l'emblema, un vino caratteristico della Basilicata, che però nasce rosso, ma questo è bianco, e noi brindiamo. Ci teniamo particolarmente a presentare i prodotti che serviamo ai nostri ospiti, perché sono tutte piccole produzioni fatte da aziende agricole che seguono la filiera in ogni fase, quindi dal campo alla trasformazione fino alla vendita, e ci teniamo a presentarli. E certo. Iniziamo dal pane, che è il prodotto simbolo della città dei Sassi, il pane di Matera. È più buono, scusa, il pane di Matera o il pane di Altamura? Il pane di Matera e il pane di Altamura. Qual è il più buono? Allora, io quello che mi limito a dire è che dipende da chi lo produce, nel senso Matera e Altamura sono città molto vicine, quindi certo. come tradizioni hanno una lunghissima storia sul pane e sulla coltivazione dei cereali. Ciò che fa la differenza nella produzione del pane è l'utilizzo del lievito madre. Vi consiglio di iniziare dall'olio. Olio, Il varietale di Coratina viene prodotto a Bernalda da Silvia Musillo, il Tiolio Bene si chiama. Tiolio Bene. Ti olio bene. Ti olio bene. Ti olio bene. Ti voglio bene quasi Ti olio sempre. bene Cioè perché- ti Olio olio bene. Raffaella, ti olio bene. Ecco. È un monovarietale No, di ma Coratina. stiamo giocando pure noi. Ti olio bene. Ti olio bene perché è una delle varietà che ha Bellissimo. un altissimo contenuto di polifenoli, quindi richiama sia la grafica sia il nome proprio l'aspetto funzionale dell'olio extravergine di oliva per il sistema cardiocircolatorio. Però Allora, sì. orecchiette, sono arrivate le orecchiette E fatte con semola di grano duro. fatte con semola di grano duro, senatore Cappelli. Al centro invece c'è la zuppa di cece bianco, coltivato dalla stessa azienda che produce la pasta, Calanchi Lucani, e il peperone crusco. Peperone crusco. No, il peperone crusco, perché è proprio il caposaldo Sì. della Basilicata. Voglio capire. Crusco è un nome onomatopeico, sarebbe krusk in dialetto. Krusk, nel senso della Che ti dà delle sensazioni, già la stessa pronuncia, croccante. Sì, un peperone che viene, l'IGP peperone di Senise, vengono raccolti, legati in collane, raccolti ad agosto, nel periodo estivo, dal peduncolo si legano con ago e spago questi peperoni e si creano queste collane di peperoni chiamate zerce, che sono molto sceniche. Pazzesco! Vengono, dopo l'essiccazione vengono fritti rapidamente in olio. È una frittura rapida che gli conferisce questa croccantezza. Quando si raffreddano diventano croccanti come delle chips di peperone. Miele di millefiori dell'azienda La Pacciana di Matera, confettura di mele susina prodotta dal nostro enogastronomo, che è un'azienda a conduzione familiare a Rotondella, Ok. e crema di pistacchio dell'azienda Serealto di San Mauro Forte, taralluccio dolce del panificio Perroni di Matera. Grazie mille. Accompagnato con Esperidio, che è un mix di 4 agrumi, e vino passito Fabula. Fabula. Fabula.